Ragazzi, siamo tornati nella nostra amatissima Belluno per trascorrere un weekend denso di attività ed emozioni. Ci ha portato in città sia la voglia di fare scorta di prodotti buoni e sani, che qui siamo sicuri di trovare, come la carne e i formaggi, sia l'occasione del coloratissimo ed allegro mercato settimanale del sabato, associato alla straordinaria presenza in Piazza dei Martiri della fiera dei prodotti tradizionali francesi. Perché siamo curiosi e sognatori, ci piace viaggiare con la fantasia oltre che con il camper. Per prima cosa ci fermiamo in via del Duomo, al banco del nostro amico Renzo Fregona, che ha un grandissimo assortimento di ottimi formaggi, oltre ad alcune specialità di insaccati. Oggi è sabato e c'è un bel po' di gente intorno al banco, ma lui è qui tutti i giorni della settimana, tranne il lunedì. La freccia che conosci? No, quello. Eccolo qua. Ciao, grazie. Prego. Dopo il pranzo al bar degli Alpini, dove non ci credevamo propongono un ricco menù di pesce, siamo scesi al camper per fare un riposino. Sono sicuro che ce lo concedete e che magari nel frattempo mettete mi piace e vi iscrivete al canale. Dopo la pennichella ritorniamo in centro e andiamo spediti alla nostra prediletta macelleria d'Alfarra. Una signora in attesa fuori ha detto che è una gioielleria, dove i prezzi sono allineati all'altissima qualità.
ma noi troviamo che in realtà i prezzi siano paragonabili a quelli delle normali macellerie di Padova. Ovvio che non arriviamo fin qui per risparmiare, ma per quello che portiamo a casa. Sistemata la spesa di carne nel frigo del camper, partiamo alla volta del giardino di Fienne, dove la nostra amica Cinzia ci ha invitati a cena come ospiti speciali. Naturalmente, tra i servizi normalmente offerti ai camperisti che sostano l'azienda agricola non sono previsti i pasti. La formula di accoglienza prevede unicamente lo stazionamento del camper e l'utilizzo degli arredi presenti nel giardino, compreso il bellissimo caminetto dove ciascuno può cuocere i cibi che si porta appresso. Si possono però acquistare i prodotti preparati da Cinzia, come le tantissime squisite confetture di frutta coltivata direttamente sul posto. Dopo un breve percorso di circa 14 km, imbocchiamo la stradina che serve esclusivamente il giardino di Fienne e quindi non c'è praticamente il rischio di incrociare veicoli in senso opposto. La stradina è stata recentemente sistemata dal comune e quindi il transito dei mezzi, anche di buone dimensioni come il mio motorhome, non presenta difficoltà. Il ponticello appare stretto, ma in realtà è largo all'incirca come i varchi dei caselli delle autostrade. Arrivati nel giardino incontriamo alcuni degli animali amorevolmente custoditi da Cinzia. Nel recinto a sinistra ci sono ad accoglierci una coppia di mastini dei Pirenei, Apple e Blackjack. Troveremo poi i gattini Leo che ci segue ovunque e la rossa Margot, ma anche la vecchia papera Skipper. Cinzia, ma cosa stai facendo questa paperella? Sto dando l'antibiotico a Skipper perché ha un problema sull'occhio sinistro e niente, Skipper è molto ma molto anziana. L'ho presa nel 2014 o 2015, ora non mi ricordo più, e la signora del pollaio diceva che aveva ancora al massimo 3 mesi di vita perché non era un animale da compagnia. Mia figlia invece la voleva a tutti i costi e quindi ho detto: Lisa, la teniamo finché vive. E invece di 3 mesi Skipper ha vissuto ancora 7 anni. Pensa a te, incredibile. Così
Adesso gli metti l'antibiotico? E allora gli do l'antibiotico, lei non sarà d'accordo sicuramente, però amore, qua guarda che è per il tuo bene, per il tuo bene. Fermo. Così. L'ha preso, sì? Non ci è piaciuto, però, non ci è piaciuto. Però dovrebbe... L'occhio migliora forse. Ha bisogno di studiarci un po'. Questa è Margot. Domani nel vicino borgo di Mel si tiene la tradizionale festa delle mele, dove anche Cinzia ha ottenuto un banco per esporre i prodotti della sua azienda agricola. Così, messa a riposare la papera, inizia a raccogliere dalle piante dietro casa alcuni particolarissimi frutti che vuole vendere alla fiera. Cosa state raccogliendo? Stiamo raccogliendo l'Actinidia arguta. Ecco qua, questa è l'Actinidia arguta. È una specie di kiwi perché all'interno è verde con i puntini neri come i kiwi normali, solo che è completamente senza pelo ed è in un formato molto piccolo perché è come un chicco d'uva. Ha il privilegio che si mangia tutto senza doverlo sbucciare come si fa con i kiwi classici, insomma. La raccolta deve essere fatta a mano, raccolti uno a uno, quindi presumo sia un frutto anche abbastanza costoso. E niente, io li ho piantati perché ho assaggiato questo frutto anni fa, mi è piaciuto tantissimo e quindi ne ho preso alcune piante. Come i kiwi classici, anche questi hanno il maschio e la femmina. Ogni 5 femmine ci vuole un maschio. E quindi vedete, su alcune piante per esempio non ci sono kiwi, quello è il kiwi maschio. Finita la raccolta dei frutti di Actinidia arguta, Cinzia ha chiamato la sua amica Alessandra del vicino rifugio Branolz per farci aggregare ad un'escursione di Nordic Walking in programma per domani mattina. E adesso raccogli questi che si chiamano isole. Isole. È un frutto che, come altri che ho, sta andando veramente nel dimenticatoio, ma è una nostra antica varietà di frutta e quindi sono veramente contenta che questo cugino di mia nonna me ne abbia dati un po' di piante, insomma. Dopo aver trascorso una notte silenziosissima, ci alziamo presto e ci spostiamo in camper all'appuntamento fissato per le 9 al rifugio Branolz, che dista appena 6 km e che raggiungiamo in meno di 15 minuti. Il rifugio si trova a 780 metri di quota, immerso nelle prealpi bellunesi in uno splendido punto panoramico, ma a poca distanza dai principali centri di interesse della Val Belluna, come ad esempio i Brand de l'Art. Il rifugio Branolz rappresenta un punto di riferimento per gli amanti della natura, dello sport e della vita all'aria aperta. Buono questo yogurt, grazie Dennis. Che buona colazione che faccio. Lo yogurt proviene dall'agriturismo Busa dei Sbrasa a Ivona Gordino ed è prodotto da Dennis, che abbiamo incontrato ieri sera da Cinzia. Partendo in comitiva dal rifugio, faremo un percorso d'anello di circa 7 km, accompagnati da Domenico che ci porterà alla scoperta di un'area di grande valore naturalistico, tra i prati di Melere e i boschi di Coldongia, nell'incantevole Val Belluna. Ci incammineremo tra paesaggi straordinari a contatto con le meraviglie della natura, fino a raggiungere i maestosi faggi di Cavarnere, dove un'antica leggenda racconta che venivano eseguiti dei sabba satanici. Passo dopo passo, aiutati dai bastoncini, Domenico ci guida in un percorso dominato dai grandi panorami tra prati sconfinati e fin dentro al bosco. È davvero un'ottima occasione per godere della bellezza di questo angolo incantevole della Val Belluna. Ancora grazie a Cinzia, ad Alessandra e a Domenico.
Ciao! Dopo un ottimo pranzo con cucina tipica del rifugio Pranolz, ripartiamo alla volta di Mel per visitare la variopinta festa delle mele. Mel era un comune autonomo con le sue tantissime frazioni, fino a quando il 30 gennaio 2019 si è fuso con i comuni di Lentiai e Trichiana per costituire il nuovo comune di Borgo Valbelluna, di cui è il capoluogo. Mel conserva uno dei più pittoreschi centri storici della provincia di Belluno, tanto da aver ottenuto la bandiera arancione del Touring Club italiano per 2 volte consecutive. Inoltre, dal 2018 fa parte dell'associazione I Borghi più belli d'Italia. A metà ottobre si tiene la tradizionale sagra Mele a Mel, che quest'anno, causa Covid, ha avuto luogo in forma ridotta con il nome di Sapori del Borgo, dove, oltre a partecipare ai vari intrattenimenti, si possono gustare ed acquistare i buonissimi frutti e prodotti artigianali come le confetture di Cinzia.